Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, oppure Luna o Venere in Toro o uno di queste. Andiamo a vedere oggi, facciamo un bellissimo viaggio insieme per quanto riguarda la tua vera natura, la missione dell'anima, quali sono i passi a cui tendere per realizzare la prosperità illimitata attraverso gli adempimenti della tua anima, ok? Quindi oggi andremo a rispondere a queste bellissime domande che mi sono state suggerite dalla nostra sorella. Qual è la mia vera natura? Qual è l'archetipo a cui devo tendere per incarnare e manifestare la mia natura selvaggia, affinché Madre Natura possa goderne? Qual è la mia missione animica? Allora, queste domande si compenetrano, sono l'una all'interno dell'altra. Quando parliamo di missione dell'anima, la mente razionale non la può comprendere in quanto la missione è qualcosa di così vasto perché concerne vari aspetti dell'esistenza a cui noi ci atteniamo quotidianamente anche se non lo sappiamo. E quindi la tua vera natura, riconoscere la tua vera natura ha a che fare con la missione dell'anima. L'archetipo è la vera natura a cui tendere, affinché tu possa manifestare chi sei. E Madre Natura o il divino è la stessa cosa. Madre Natura, quando tu servi il divino, essendo la tua natura, il divino serve te. Ok? Ok, iniziamo questo bellissimo viaggio insieme partendo da questi oracoli. Per quanto riguarda l'apprendimento anche della nuova consapevolezza, lo dico per le ragazze nuove, i moduli di studio della mia scuola iniziatica di base per l'arte sciamanica li trovate nella playlist Arte Sciamanica. Sono tutti video contenuti lì, più le pratiche nella sezione meditazioni guidate. Okay? La vita è un'esperienza spirituale e va praticato il rito quotidiano, ossia riportare il sacro nella tua vita, affinché tu possa dialogare con gli spiriti e con gli dei e co-creare con essi. Altrimenti veniamo asfaltati dalla divinità e ci sentiamo vittime, quindi per uscire dallo stato di vittima è importante prendere consapevolezza di come funzionano le cose e adoperare quel potere che tu hai dentro e che per ignoranza della mente viene schiacciato, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico la creazione di questo video bellissimo ed evolutivo per te, Toro. Partiamo da questa. Qual è la tua vera natura? 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 Una, due. Qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura, Toro? Ovviamente quello che ti dirò adesso, siccome come ti stavo dicendo prima, la missione dell'anima, la tua vera natura, non è comprensibile la parte razionale, no? È qualcosa di più vasto. Adesso noi andremo a vedere qual è l'aspetto della vera natura che hai necessità di incanalare affinché tu possa prosperare, ok? Perché quando parliamo di divinità, essenza dell'uomo, è una realtà vasta, complessa, che si compenetra. Come anche quando nello sciamanesimo si dice che quando qualcuno ha perso un pezzo d'anima e si va a recuperarlo, o dire perdere l'anima o dire perdere un pezzo d'anima è la stessa cosa, perché sono il tutto è nella parte e la parte è nel tutto. Ok. Adesso andiamo a vedere, rispondendo alla domanda, qual è la tua vera natura, qual è l'aspetto che dobbiamo conoscere per incanalare la via. Qual è la tua vera natura, Toro?
Aspetta, voglio continuare a mettere le altre rispetto all'archetipo e poi leggiamo tutto. Allora, qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia, affinché Madre Natura o il Divino possa goderne? Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia? E poi ci mettiamo le bellissime carte del drago immaginale rispondendo alla domanda: qual è la tua missione animica? Le carte di Selene del drago immaginale ci daranno la visione completa in questo momento della tua vita con le pratiche annesse. Ok. Qual è la tua missione animica? Qual è la tua missione animica? Qual è la tua missione animica? Allora, iniziamo, vediamo. Qual è la tua vera natura? Il nuovo inizio. C'è un nuovo inizio in questo momento che ha a che fare con la tua vera natura. C'è qualcosa di nuovo che sta crescendo. Il corvo. Allora, la tua vera natura, in questo momento mi stanno dicendo il corvo ha la capacità della verità. Il corvo è un animale sacro, un animale totem, è il simbolo, uno dei simboli di morte e rinascita, tant'è che abbiamo il nuovo inizio. La tua vera natura in questo momento non ti sta dicendo cos'è la tua vera natura, ti sta dicendo cosa serve affinché la tua vera natura venga fuori. Serve in questo momento che tu ribalti la prospettiva delle cose. Sai, nello yoga sciamanico noi facciamo la posizione del corvo, che è la posizione a testa in giù, ribaltata, lo facciamo soprattutto nella sequenza fluida del mattino. Quando noi capovolgiamo la visione, il mondo si capovolge e quindi anche la prospettiva cambia. In questo caso ti stanno dicendo, mi viene in mente questa prospettiva a testa in giù della posizione del corvo nello yoga sciamanico, perché è necessario che tu ribalti la prospettiva delle cose su tante cose, su tutte le cose, perché un nuovo inizio del far affiorare la vera natura del toro ha inizio per te in questo momento. C'è un nuovo inizio che ha a che fare con il ribaltamento dei valori, una verità che viene fuori completamente diversa rispetto a quello che al modus operandi e vivendi che ha utilizzato fino a questo momento, al modo di vivere la vita, al modo di approcciarti alle cose. Un nuovo inizio rispetto alla tua natura. Diciamo che la tua natura si sta, tra l'altro me ne sto accorgendo adesso, è 13 e 13, quindi è proprio la morte, è la rinascita, la trasformazione, la morte mistica. Cos'è la morte? È Probabilmente in questo periodo tu stai attraversando un momento di grande cambiamento, proprio radicale, profondo, soprattutto per quanto riguarda la dimensione spirituale. E anche nei fatti puoi stare accorgendoti di verità che sono state o possono essere ancora scomode alla mente ordinaria, razionale. Ti stanno dicendo i giochi sono già fatti, adesso ti devi affidare alla verità che incarna la tua natura, cioè alla verità di quello che ne uscirà. Non devi controllare, non devi prevedere, non devi avere l'ardire con la mente razionale di controllare gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, cioè quello che ti accade. E abbracciare il nuovo inizio, foriero di cambiamenti che stanno entrando nella tua vita già da un po', ma di cui adesso ne farai esperienza netta. Ok? Vediamo un po' l'archetipo cosa ci dice. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare questo nuovo inizio che la tua natura selvaggia vuole? Wow, è proprio il tuo archetipo edonista. Tu sei una persona godereccia e questo è la tua vera natura. Godi dei frutti di madre terra, godi il toro a stretto contatto con la terra, è dominato anche da Venere, è un archetipo
specializzato nei sensi, i sensi. Tu sei nato o nata per godere e per portare questo esempio. Godere di cosa? Godere della vera natura delle cose. E la vera natura delle cose la puoi scoprire grazie soltanto alla verità, ribaltando la visione della vita. Questo ti apre a questo nuovo inizio che la tua natura sta chiedendo, a cui tu ti possa lasciare andare. Ispira energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te. Allora, la tua vera natura è natura di bellezza, ci rispondono con questa carta. Cioè hanno voluto fare un preambolo affinché molte cose non le hai viste belle in te. Ti stanno dicendo che la bellezza è ciò che ti incarna invece. Quindi l'archetipo a cui tendere per incarnare la tua natura selvaggia affinché Madre Terra possa essere felice di questo e considerarti un suo alleato è quello del godere della bellezza che c'è dentro e fuori di te. Questo porterà a capovolgere la visione, il corpo, a vedere la verità di ogni cosa e a iniziare questo nuovo cammino foriero di cambiamenti che hanno come base imprescindibile il godere di ogni cosa che c'è. Allora la carta dell'edonista mi sta raccontando di come molti di voi hanno sperimentato il fatto di non piacersi o di vedere con la mente razionale le cose, no? E quindi con una mente discriminante, con giudizio, limitando la vostra innata capacità di percepire la bellezza ovunque. Come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. E quindi tu, Toro, dominato da Venere, hai il compito sacrosanto di portare bellezza. Questa è la tua vera natura. Di portare bellezza cosa significa? Come la tua natura ti dice, ti chiede di fare. Come lo fai? Apprezzando le cose buone della vita, ok, le cose buone che ti danno i sensi, il cibo che può essere l'aria, il vento, il sole, la terra, le cose buone in questo senso, cioè tutto ciò che ha a che fare con le piccole cose della vita, questo ispira creatività in te. Ispirando creatività in te, inizi a vedere anche quello che potevi pensare di essere difetti, sono i tuoi più grandi alleati. Perché quello che noi vediamo con la nostra mente razionale, ecco perché bisogna ribaltare la visione e vedere la verità. Abbiamo visto difetti, sia fisici che comportamentali, che atteggiamenti, abbiamo visto difetti. Non lo abbiamo visto noi come difetti. Perché? Perché erano credenze che abbiamo secondo dei modelli culturali di riferimento. Allora se non siamo conformi a quel modello sociale che ci propinano, allora noi vediamo un difetto in noi. Perché è il modello a cui la società vuole che noi ci conformiamo, se non siamo quel modello e vediamo il difetto in noi. Invece cosa sta succedendo? La tua vera natura adesso ti mostrerà come quello che tu giudicavi difetti sono i tuoi più grandi alleati. E inizierai a godere delle cose buone della vita e a vedere la bellezza che c'è in te. Quindi, cos'è la bellezza? In natura, la bellezza è sinonimo dell'amore. In natura tutto è bello. In natura, quando tu vai in natura è un simbolo, no? Cioè quando tu sei in natura. Quindi in natura tutto è bellissimo. Perché? Perché in natura tutto è amore. Cos'è l'amore? È il simbolo del darsi, dell'offrirsi. In natura tutto si dà. Tutto si dà in natura. In natura, come direbbero i buddisti, tutto è impermanente, è evanescente. Un fiore è bello perché si dà, perché poi sparisce. Un fiore di plastica non è bello perché non si dà, non sparisce, rimane lì. Quindi la bellezza, qual è? Perché questa cosa dello svanire, dello sparire, questa evanescenza nella natura, è la chiave imprescindibile per sentire la bellezza.
Allora, la bellezza è la forma attraverso cui il sacro si manifesta nel mondo sensibile. Il sacrum facere. E quindi cosa mi stanno dicendo queste carte? Devi darti a quello che sei, devi darti alle piccole cose, godere del cibo, vedere il cibo come sacro e quindi instaurare un rapporto diretto con lo spirito di ogni cosa che ingerisci. E, vedere come, per esempio, qua c'è una donna con tanta frutta, quasi sta mangiando l'uva, poi c'è l'ananas, poi c'è il mango, ci sono le banane. Allora, in natura, come dicevano anche, come dicono i grandi testi buddisti, non esiste al mondo una vita che può esistere senza divorarne un'altra. Questa donna sta divorando l'uva, quindi tu non puoi esistere se non divori un'altra vita. Allora, cosa significa vedere il sacro in natura? Vedere la bellezza, il sacrificio dei cibi che mangi, che si sacrificano a te, affinché tu possa diventare quella cosa. Quindi stabilire il rapporto diretto con lo spirito di ogni cosa. Quando tu mangi stai officiando un rito sacro, in cui sta avvenendo una trasformazione. Quando tu ingerisci l'alimento, tu sei il mago che trasformi quegli alimenti e diventano te quegli alimenti, ti danno sostentamento, forza e vita. Quindi cosa vogliamo dire con questo? Cosa ti sta chiedendo la tua natura? Di considerare, prendere consapevolezza del sacro che vive in te e fuori di te, cambiare la prospettiva, cambiare la prospettiva, vedere il sacro in ogni cosa che esiste, vedere tu la sacralità in ogni cosa che sei e donarti a quello che sei e instaurare un rapporto diretto con lo spirito di ogni cosa, a partire dal cibo. Questo permetterà di capovolgere la visione e di avere questo nuovo inizio. Tu sei bellezza pura e questo è l'insegnamento a cui devi tendere, il darti affinché tu possa iniziare questo nuovo inizio sulla base di una visione controcorrente. Ok. Vediamo adesso, perché questa carta risponde anche quindi alla domanda affinché Madre Natura qual è l'archetipo a cui tendere affinché Madre Natura possa goderne. Madre Natura si offre a te qua con i frutti. Come può godere Madre Natura di questo dono che lei fa a te? Che tu prenda consapevolezza che il sacro si sta donando a te. Quindi parlare con lo spirito di ogni alimento, di ogni cosa che fai. E Madre Natura ti ricompenserà. Ok. Vediamo adesso alla domanda qual è la tua missione animica, cosa ci rispondono le carte del drago immaginale. Cyborg, acci picchiolina. Cyborg, qua abbiamo una mano di un alieno e un alieno, no? Su Selene, che si compenetra alla mano umana. Cyborg, interessante, andiamoci a leggere questa carta che è corrispondente alla tua missione animica. Allora, 34. Questo arcano fa parte della sezione arcani transumani, ok, quindi allora Cyborg, eccolo qua, e vediamo un po' cosa ci dice rispetto alla tua missione animica. Allora, tu stai riprendendo? Sì, allora. Solo avendo compreso a cosa serve un corpo, allora avere un corpo dà i suoi frutti. Guardate frutti, vedete come si parlano? Quindi solo avendo compreso a cosa serve un corpo, allora avere un corpo dà i suoi frutti. Per capire a cosa serve un corpo, ho dovuto perderne alcune parti. Il potere è nel vuoto, nella mancanza. Tutte le parti umane che non ho, le mie parti bioniche, non mi sono utili in quanto tali, ma in quanto mi parlano di ciò che di umano mi manca e di quanto prezioso esso sia.
Nella mancanza capisco la preziosità di una benedetta natura umana e avere un corpo umano, o quel po' che ne resta, finalmente dà i suoi imponderabili frutti. Il responso del drago. Il tuo corpo ha la piena capacità di rigenerarsi. Non importa quello che è accaduto, esso sa come rimediare. Devi avere fede nel corpo. Gli organi sono possibilità. Per gli animisti sono spiriti. Per dirla come diceva Carl Jung, essi sono dei, de. Il cuore è possibilità di amare, il cervello di conoscere, l'intestino di provare emozioni, i polmoni sono possibilità di relazione e scambio. Non sono oggetti materiali, anche se la mente li vede così a seguito del suo bisogno di controllo. La libertà di percezione e autopercezione è anche salute, perché è vero ascolto del corpo. In presenza di questa carta, per la buona riuscita di ciò per cui hai interrogato il drago immaginale, stiamo interrogando il drago immaginale per la tua missione animica, devi sviluppare fede nel tuo corpo perché la risposta e la possibilità di successo sono in esso. Quindi ci stanno dicendo, ci stanno rispondendo completamente all'ultima carta a qual è la tua vera natura e la tua missione. Ci stanno dicendo che il tuo corpo, essendo il toro il segno di terra, contatto con la madre terra, la terra è espressione dello spirito, il corpo è espressione dello spirito, il tempio dell'anima. Ci stanno dicendo che la tua missione, la tua vera natura ha a che fare nell'esprimere bellezza, nel darti, e di conseguenza devi sviluppare fede nel tuo corpo, fede nelle tue emozioni, sensazioni e percezioni in qualità di segno di terra dominato da Venere, la bellezza dell'emozione, dei sensi. Devi avere fede in quei tuoi sensi, la fede nel corpo, nei sensi. Perché la risposta ad ogni cosa rispetto alla missione animica, la missione animica si divide in tante cose che fai quotidianamente. E la fede per sapere e cosa devi fare ogni giorno lo sai in base alle tue percezioni e sensazioni corporee. Ogni possibilità di successo sono nelle tue percezioni del corpo. Allora, rispetto a tutte le carte che sono uscite, ci stanno raccontando di come adesso è il momento, la tua natura ti sta chiedendo di avere fede nel tuo corpo, fede nelle tue percezioni, perché lì è custodita la bellezza che ti porta ad avere successo. Il tuo corpo ti porta ad avere successo, le emozioni, le percezioni del tuo corpo. Si sta avvenendo un nuovo inizio per te, laddove non hai avuto fede nel tuo corpo, la verità è fede nel tuo corpo. Ribalta la visione. Fede nelle tue emozioni, percezioni e sensazioni, che ti riporteranno ad essere la bellezza che incarna Madre Terra. E ti dice, il corpo non è come lo percepisce la mappa mentale. Il cuore non è un muscolo di carne, quello è come lo percepisce la mappa mentale. O i polmoni non sono muscoli di carne come lo percepisce la maschera appunto mentale, la mente. Il cuore è possibilità di amare, devi vedere i tuoi organi come dei, come lo vedevano gli antichi e come anche Carl Jung. Il cuore è possibilità di amare, il cervello di conoscere, l'intestino di provare emozioni. Cioè se hai male all'intestino, problemi andare di corpo, non lo so, problemi all'intestino, c'è un problema nella percezione di provare emozioni. O non stai sentendo determinate emozioni che ti vogliono portare da una certa strada e tu vai invece in un'altra. Se ci sono problemi, tra virgolette, o una situazione perturbata nei polmoni, c'è una relazione perturbata con un'altra persona, problemi respiratori, perché i polmoni sono possibilità di relazione e di scambio. E quindi non sono oggetti materiali. Quindi stabilendo anche una comunione, e tu in qualità di toro che sei così legato alla terra, hai la necessità di instaurare un dialogo con
gli dei che sono i tuoi organi. Rivolgiti al cuore, ai polmoni, all'intestino, come a degli dei, a degli spiriti. E da quello ne trarrai successo. Ok. Qua ti dà il rituale anche della buona riuscita. Si tratta di una meditazione nella quale osservi il corpo all'interno. Dici, come si fa? Devi avere la percezione di osservare il corpo dall'interno. All'inizio devi immaginarlo, poi la visione si fa sempre più vivida. Immagina il tuo corpo all'interno, partendo dall'alto. Quando in meditazione visualizzi il corpo all'interno, ti liberi dalle teorie mentali che lo riguardano e approcci gli organi con un atteggiamento di fiducia incondizionata. Nell'immaginare il tuo cuore, il tuo fegato, il tuo intestino, durante la meditazione devi tenere dentro di te un'affermazione molto sentita che si ripete. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. In questa meditazione gli occhi che guardano fuori sono chiusi, hai gli occhi chiusi, mentre l'occhio che guarda dentro, il terzo occhio, l'occhio che vede l'invisibile si apre. Noi quando chiudiamo gli occhi che guardano fuori, quando chiudiamo gli occhi, si apre l'occhio che guarda all'interno e quindi l'occhio che guarda nell'invisibile. L'occhio che guarda nell'invisibile non può aprirsi se tu non chiudi gli occhi che guardano fuori. Questo ti porta a una sensazione meravigliosa di comunione con l'anima mundi, l'essenza profonda di tutte le creature, di tutte le cose. L'anima mundi è l'anima del mondo, di cui noi siamo figli. Quindi devi essere custode del tuo corpo. È il tempo di stare con il tuo corpo e non con la tua mente. Entra nel tuo corpo come in un santuario che ti offre rifugio. Sfregalo e picchiettalo con i tuoi pugni affinché il suo perimetro si trasformi da muro a membrana e possa esercitare scambi con il cosmo fino alle stelle più lontane. Quindi la tua missione ha proprio a che fare con il custode del corpo. Guardare gli organi come degli dei, parlarci, guardarli dall'interno e dire ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, perché lì è racchiuso il tuo successo in tutti gli ambiti della tua vita. E soprattutto questo sta avvenendo adesso, perché un nuovo inizio con questa prospettiva nuova e cambiata si sta palesando affinché tu possa goderne di quello che sei e la tua natura palesarsi senza più riserve. Ok? Wow, ragazze mie, ragazzi, è stato un viaggio bellissimo, non aggiungo altro, è un video da riguardare più e più volte, è un video studio di pratica. Io sì, concludo qui, non voglio aggiungere altra carne al fuoco, altra cosa, non voglio aggiungere nient'altro, proprio perché è importante quello che abbiamo detto e va assimilato e va masticato e integrato. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi invito sempre a studiare e a praticare. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.